Quali sono le 5 barche a vela classiche per il lago? Oggi parliamo proprio di questo, vi faccio vedere 5 barche a vela classiche per navigare e fare delle bellissime crociere sui grandi laghi. Come sempre farò una classifica, le metterò in ordine e per ultima presenterò quella che è la mia preferita, la mia diletto. Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above, valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. C'è molta differenza con il mare? Oggi parleremo proprio di questo. Quindi andiamo a vedere la prima barca. Veneto Oceanis 31, la barca a vela perfetta probabilmente per un lago straordinario come il lago di Garda. Il Veneto Oceanis 31 è una di quelle barche che ti fanno innamorare del vento e dell'acqua. Sul lago di Garda poi diventa quasi tutto magico. Immaginatevi lì a bordo, la prua che taglia l'acqua mentre il sole tramonta dietro le montagne, una leggera brezza che riempie le vele e voi lì con un bicchiere di vino in mano che vi godete la bellezza di questo posto incantato. Ma oltre ad essere una barca bellissima, davvero bella, l'Oceanis 31 è anche pratica, spaziosa e sicura, perfetta per navigare su questo lago, che può essere tanto dolce quanto, credetemi, io ci sono stato, imprevedibile con la sua tripla onda. È lunga 9,66 m, è un pescaggio ridotto di circa 1,30 m, questo nella versione con chiglia corta molto più adatta per il lago. Perché vedete, per visitare il lago ci vuole una chiglia proprio di queste dimensioni. Il che significa che potete avvicinarvi tranquillamente alle piccole baie, il Garda ne è pieno, e ai porti senza troppe preoccupazioni. Ma sapete cosa rende questa barca davvero perfetta per il lago? Beh, la sua grande versatilità. La mattina con la brezza leggera è un piacere veleggiare rilassati, magari facendo colazione in pozzetto mentre il lago è ancora calmo. Il pomeriggio invece, quando arriva il Perer o l'ora e il vento si fa più deciso, diventa una barca divertente da condurre, reattiva ma sempre stabile. Insomma, che vogliate godervi una crociera lenta o vogliate divertirvi con vento un po' più sostenuto, lei c'è ed è sempre pronta. Dunque, in 9,36 m, un pescaggio di 1,30 m, troverete tutte quelle condizioni ideali per navigare in questo stupendo lago. E poi ragazzi, insomma, sapete cosa penso di questo cantiere Veneto? Vi ho fatto vedere molte barche di questo cantiere e ne sono entusiasta, è inutile che io lo nasconda. E poi ragazzi, parliamoci chiaro, è una barca accogliente, con interni spaziosi e luminosi. Vi ci potete dormire tranquillamente in 4 o 5 persone, magari dopo una cena in rada, sotto il cielo meraviglioso di Lazzise, quando è stellato. Insomma ragazzi, per farvi capire, io ci ho lavorato 20 anni sul lago di Garda e non è un caso che tanti diportisti tedeschi o olandesi scelgono proprio lei per il lago di Garda, perché è affidabile, loro cercano affidabilità e lo facciamo anche noi italiani. Lei è facile da gestire, perfetta per un turismo nautico che ama la qualità senza complicarvi troppo la vita. Se cercate una barca che vi regali weekend romantici, avventure in famiglia o semplicemente giornate di pura libertà, magari dopo una bellissima giornata a Gardaland, allora il Veneto Oceanis è una barca che non vi deluderà assolutamente. E poi diciamocelo, volete mettere il fascino di una veleggiata al tramonto con questa barca sul lago di Garda? Ma per farvi capire meglio vi voglio fare un esempio pratico di un'avventura che ho vissuto spesso io quando avevo la barca a vela sul Garda. Sulla parte più estrema di Sirmione c'è una spiaggia che chiamano Jamaica Beach, proprio perché ricorda la Giamaica. Con questa barca vi ci potete avvicinare quasi di rimpetto. A 200 metri ci sono le sorgenti di Boiola, che immettono acqua sulfurea nel lago. Lasciando la barca a vela all'ancora, vi farete il bagno nell'acqua straordinariamente calda, come quella della vasca da bagno. È una sensazione che quando l'ho provata non credevo di essere sul lago di Garda. Ovviamente quando parliamo di family cruiser, di crociere sul lago di Garda, ci sono moltissimi velisti che pongono il difficile confronto con il mare. E ovviamente il mare è impareggiabile, ma vi assicuro per chi l'ha vissuto che il lago ti sa rapire. E ora andiamo a vedere la seconda barca di oggi. Bene, adesso andiamo a conoscere la numero 4 della nostra classifica, Deler 29, un cantiere del quale vi ho parlato davvero poco ma assolutamente degno di rientrare in una puntata di Giorgio del Mare. Ebbene, il Deler 29 è una barca a vela perfetta per chi ama la vera vela, quella fatta di sensazioni di vento che ti spinge con precisione e di manovre pulite. Non è solo un piccolo cabinato, ma è un puro sangue tedesco.
costruito per chi vuole godersi il piacere di una navigazione fluida e reattiva. Questa barca nasce nei cantieri Deller Yacht in Germania. È un nome che per i velisti significa qualità, innovazione e performance. Deller è sempre stato sinonimo di barche a vela solide, costruite con materiali eccellenti e pensate per essere veloci e sicure. Per questo il Deller 29 con i suoi 8,75 metri di lunghezza per 2,99 di larghezza è una sintesi perfetta di crociera e regata. Infatti questa barca ha un piano velico molto equilibrato e un timone a barra considerato tra i più precisi del settore, che regala il controllo totale anche nelle raffiche più improvvise. Ma veniamo al senso di questo video. Perché questa barca a vela è perfetta proprio per il lago di Garda? Perché il lago di Garda è un lago che cambia faccia durante la giornata, più volte. Infatti, la mattina, con brezza leggera, il Deller 29 scivola silenzioso sull'acqua grazie a un peso contenuto e una carena ottimizzata per la scorrevolezza. Ma quando Ora e Peler si alzano, questa barca diventa viva, reagisce pienamente ai comandi, sbanda quel giusto e non perde mai il controllo. E inizia a farti capire la sua vera natura e diventa divertente e intrigante, capace di stringere notevolmente il vento e tirare fuori il meglio da ogni navigazione. E poi se siete diportisti e non solo regatanti, il Deller 29 sorprende anche per il comfort. Gli interni sono spaziosi più di quanto ci si aspetti. Una cabina di poppa accogliente, una dinette luminosa e una cucina compatta, ma funzionale. Insomma, è perfetta anche per un weekend romantico o una mini crociera in famiglia, magari ancorati in una baia tranquilla vicino a Sirmione o a Riva del Garda, con il tramonto che tinge il lago d'oro e di arancio. Certamente non si può inserire la Deller 29 tra le barche a vela più economiche della sua categoria, ma c'è un motivo se i tedeschi la considerano la barca a vela migliore per navigare sul lago di Garda. Infatti questa barca parla la loro lingua, ovvero affidabilità, performance ed eleganza senza compromessi. Per questo, ragazzi, ve lo dico sinceramente, se volete una barca a vela che vi faccia sentire il vento e vivere il lago in tutta la sua bellezza, il Deller 29 è una scelta straordinaria. Non è solo una barca, è un invito a navigare con il cuore. Ed è per questo che in questo video non ho voluto porvi delle barriere, budget limitato, una barca non troppo moderna. No, vi ho solo messo delle barche a vela classiche, quelle che sono lo standard del mio canale, che possono rientrare in quello che potrebbe essere il mio o il vostro impegno economico. Sono quelle barche che in tanti anni sul lago di Garda ho visto in maggior presenza e che in alcuni casi ho avuto modo di vivere personalmente. Sono barche semplicemente meravigliose. Sono barche che si sposano agevolmente con la filosofia del mio canale. Ed io, ragazzi, come ho sempre fatto nella vita, anche questa volta mi sono posto una difficilissima missione, ovvero voglio farvi conoscere tutte queste realtà, tutte queste meraviglie. Voglio presentarvi tutte queste barche a vela, tutto ciò che nella mia vita ho incontrato, ho conosciuto e del quale ho reperito materiale e mi sono documentato. È il momento della terza barca a vela di oggi. E adesso andiamo a vedere la nostra terza classificata di oggi, la Hanse 315. Su questa barca voglio dire una cosa, ci sono barche che ti danno subito l'idea di libertà. Hanse 315 è una di queste. È una di quelle barche a vela che sono estremamente eleganti, moderne e facili da gestire, quindi è perfetta per chi vuole godersi il lago di Garda senza pensieri. Lei è stata progettata dal celebre studio Judel, Fröhlich & Co., lo stesso che firma yacht da regata ad alto livello. Hanse 315 riesce ad essere veloce e sicura e sorprendentemente spaziosa per le sue dimensioni. Parliamo di una barca a vela che è lunga 9 metri e 62 centimetri ed è larga 3,35 centimetri. Ha un design che privilegia il comfort senza sacrificare le prestazioni. E questa barca a vela, vi assicuro, è davvero ideale per il lago di Garda e per i grandi laghi, per diversi motivi. Primo di questi motivi, lei è facile da gestire anche in equipaggio ridotto. Quante volte vi ho detto quanto è importante questa situazione. Ebbene, iniziamo a parlare di una sua caratteristica, il fiocco autovirante, un dettaglio che pochi cabinati di queste dimensioni hanno. Per questo lei si può manovrare con una semplicità incredibile, perfetta quindi per chi ama navigare da solo o in coppia, senza dover ogni volta correre da una parte all'altra per regolare le vele.
Poi dobbiamo assolutamente tornare al discorso del pescaggio, anche in questo caso fondamentale su un lago come il Garda, dove ci sono zone con fondali non troppo profondi. E in questo caso l'Anse 315 ha una versione con chiglia ridotta che scende a circa 135 cm, permettendoti di avvicinarti tranquillamente a baie e porticcioli senza troppi pensieri. Ma il suo vero grande punto di forza è davvero il comfort, perché a differenza di altre barche da crociera sportiva, l'Anse 315 dispone di interni particolari. Un salone luminoso che ti fa dimenticare di essere su una barca a vela di appena 9,5 metri. Lei è perfetta per un weekend in relax, magari navigando tra Desenzano e Salò, per poi puntare verso Riva del Garda, con qualche sosta in quei meravigliosi ristorantini classici dove mangiare un ottimo corigone. E così ragazzi è difficile spiegare a parole cosa si può provare a bordo di questa barca a vela di 9 metri sul lago di Garda. Magari passare al largo di Malcesine, per poi tagliare il lago completamente per largo e puntare verso Limone. Sbarcare nel porticciolo di Limone, fermarsi a fare una passeggiata, mangiare un buonissimo gelato, vi assicuro che a Limone sono pazzeschi. Poi riprendere e puntare verso Torbole dove c'è sempre un bel vento, specialmente la sera e la mattina. Fermarsi alla fonda, sbarcare un kayak, fare una bellissima rada e andare a visitare le grotte di Catullo. Ma chi l'ha detto che il lago non è degno del mare? Sta a voi. Poi, quando tornerete a bordo, userete la vostra bella cucina per cucinare ai vostri amici o alla vostra ragazza una bellissima cenetta romantica. E poi la notte si concluderà nella vostra bellissima cuccetta di prua. Una cuccetta di prua assolutamente accogliente, luminosa e spaziosa. Però lì, con voi, non ci voglio entrare, sono affari vostri. Fate quello che volete. Se volete conoscere ancora altre barche e state pensando magari di acquistarne una, seguite questo canale, iscrivetevi al canale, interagite con me, mettete un like, un commento qualsiasi e inizierete a far parte di questa grande comunità che vi darà i consigli giusti per entrare in questo mondo. E adesso è il momento della quarta barca a vela di oggi. Piazza d'onore per RM 8,90. Sapete ragazzi, ci sono barche nate per l'avventura. Barche a vela che appena ci metti piede sopra ti fanno venire voglia di partire e non tornare più. Beh ecco, l'RM 890 è una di quelle. Non è solo un cabinato, è una barca che respira libertà, perfetta per chi vuole sentire il vento e vivere il lago senza nessun compromesso. L'RM 890 nasce in Francia, nei cantieri Fora Marine, ed è un progetto firmato dal grande Marc Lombard, ve ne ho parlato fino alla nausea. Lui è stato uno dei designer più innovativi della vela moderna. Infatti con lei già dal primo sguardo capisci che non è una barca come le altre. Ha linee tese e ha una prua inversa che sembra voler mordere l'acqua. Una costruzione in compensato marino e resina epossidica che la rendono rigida e leggera allo stesso tempo. E in nautica questo intende una sola cosa: resistenza e prestazioni eccezionali, anche con venti leggeri ma soprattutto sostenuti. E qui arriviamo proprio al punto del perché questa barca è perfetta per il lago di Garda. Beh, questa barca è letteralmente un razzo quando l'aria si fa tesa, con l'ora che soffia dal sud nel pomeriggio e con il Pale Air che scende dal nord al mattino, la RM 890 si esalta, accelera e risponde in modo preciso al timone, dando una sensazione di puro controllo. Ma non è una barca nervosa, perché anche quando il vento cala, la sua leggerezza le permette di muoversi agilmente senza bisogno di accendere il motore. Poi c'è un dettaglio che per il Garda la rende unica, ovvero lei può avere due chiglie, una soluzione intelligente che le permette di appoggiarsi facilmente sul fondale e ridurre il pescaggio rendendola perfetta per esplorare le baie meno affollate, senza preoccupazioni. E anche in questo episodio siamo arrivati alla regina di oggi. Andiamo a vedere quale per Giorgio il Mare è la miglior barca a vela classica per fare delle bellissime crociere sui grandi laghi d'Italia e non solo. E la regina incontrastata dell'episodio di oggi è proprio qui alle mie spalle. È la barca a vela che sono venuto a visitare oggi, proprio qui, dove questa bellezza senza tempo si prepara ad affrontare un'altra stagione. Proprio qui, dove anche all'inizio di febbraio il lago di Garda manifesta tutta la sua enorme bellezza. Mi fermo un attimo, la guardo di poppa e inizio a contemplarla. Provo un enorme rispetto per questo ketch e per il suo armatore, che la tiene come un gioiello prezioso. Insomma ragazzi, la regina di questa puntata non poteva che essere lei.
Albert Rassi 42 Catch, 42 piedi di immensa meraviglia. Perché sapete, amici del canale, ci sono barche che non invecchiano mai, barche nate con un'anima, costruite con una qualità che le rende eterne e che anche dopo decenni sanno solcare il mare o il lago con la stessa grazia del primo giorno. Beh, l'Albert Rassi 42 Catch è una di queste, non è solo una barca, è un'icona della nautica classica, una barca che incarna il senso puro della navigazione, l'eleganza senza tempo e la sicurezza senza nessun compromesso. Lei è nata nei cantieri Albert Rassi, sinonimo di qualità e prestigio nella nautica mondiale. Questa barca è stata progettata dal solito Ole Anderlein, uno dei grandi maestri dell'architettura navale scandinava. Con i suoi 12,80 metri di lunghezza e 3,78 di larghezza, l'Albert Rassi 42 Catch è una barca a vela davvero robusta e ha una carena che è stata sicuramente studiata per le crociere d'altura, ma si adatta perfettamente anche alla navigazione su un grande lago come il Garda. Una barca a vela d'altura, quindi, perché è così adatta per il lago di Garda? Beh ragazzi, il Garda non è un lago qualunque, è un piccolo oceano racchiuso tra montagne. Un luogo dove il vento sa cambiare personalità nel corso della giornata e dove la vela può essere un'esperienza dolce e rilassante, ma anche emozionante e intensa. L'Albert Rassi 42 è la barca ideale per vivere tutto questo, anche grazie al suo Armo Catch, che a questa barca conferiscono grande stabilità e un'eccezionale flessibilità di navigazione. La vela di mezzana permette di bilanciare meglio l'assetto, rendendo la barca molto meno sensibile ai colpi di vento che in questa parte del Garda, specialmente al nord, sono molto frequenti. E questo significa grande controllo e una navigazione estremamente piacevole, anche quando l'Ora o il Peler decidono di spingere forte. Perfetta per questo tipo di crociere, adatta a chi vuole godersi il lago anche nella fonda. Ma ovviamente non è solo una questione di prestazioni, l'Albert Rassi è un compromesso tra comfort e qualità costruttiva, perché questi interni in legno massello con rifiniture curate e spazi incredibilmente ampi per una barca di questa categoria offrono un'atmosfera calda e accogliente. Ed è per questo che lei è la sovrana del Garda. Ragazzi, per me è un piacere e trasportare voi nel mio mondo è qualcosa che mi dà sempre più entusiasmo, quindi rimanete con me, continuate a seguirmi perché stiamo crescendo, stiamo diventando tanti e soprattutto ci sono tante meravigliose barche ancora da scoprire insieme a Giorgio il Mare e soprattutto insieme al mare. Ciao ragazzi, da Giorgio e il Mare. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road